cucina. Oggi andremo a preparare una specialità pugliese inerente al periodo di Pasqua. Sto parlando dei taralli glassati. In dialetto noi li chiamiamo taralli lucilieppo. Ovviamente è una parola di difficile traduzione. Lucilieppo sarebbe la ghiaccia reale, la glassa. Per questa ricetta avremo bisogno di 1 kg di farina 00 o 0, ammoniaca una bustina o 5 grammi, 200 g di olio Evo, 10 pizzichi di sale, 50 ml di grappa oppure liquore anice, uova quante ne assorbe la farina, solitamente il numero varia da 10 a 12, dipende sempre dall'assorbibilità della vostra farina, 2 cucchiai di zucchero. Per la glassa occorreranno 700 g di zucchero, una bustina di vanillina, acqua circa 150 ml e 3-4 gocce di limone. In più, se vorrete una glassa più spessa, aggiungeremo un albume d'uovo montato. Tradizionalmente, vi dicevo, questa ricetta viene appunto preparata nel periodo di Pasqua. Gli ingredienti sono abbastanza semplici perché affondano le radici sempre nella nostra tradizione contadina, ma questa ricetta nasconde delle insidie, per cui adesso andiamo a vedere di cosa si tratta, come realizzarle e i tempi di lavorazione. Nella planetaria andiamo ad inserire le 12 uova e i 10 pizzichi di sale, che equivarranno a circa 9 grammi. Iniziamo la lavorazione. Iniziamo a montare per almeno 10 minuti ad alta velocità e il composto dovrà risultare perfettamente gonfio e bianco. Una volta raggiunta questa consistenza e questa porosità, questo impasto così gonfio, uniremo delicatamente l'olio a filo e la farina gradualmente. Lasciamo che la macchina lavori lentamente in modo tale che il composto non si sgonfi. È giunto il momento di unire un pochino di zucchero, quei 2 cucchiaini che avete sentito nella ricetta iniziale, e iniziamo adesso anche ad unire gradualmente e delicatamente la farina. Unitamente alla farina unite anche ovviamente l'ammoniaca. Quando l'impasto avrà iniziato leggermente a compattarsi, ovviamente non abbiamo aggiunto tutta la farina ancora, uniamo anche la grappa. È fondamentale, sempre a filo, è fondamentale perché la grappa darà la spinta verso l'alto, avendo ovviamente il potenziale alcolico, ed eliminerà l'odore dell'uovo che potrebbe dar fastidio. Una volta che gli ingredienti saranno perfettamente amalgamati, continuate la lavorazione sino a quando il composto non sarà perfettamente elastico e omogeneo. Spostatevi adesso su una spianatoia, l'impasto sarà leggermente appiccicoso, ma non importa, voi spolverizzate il fondo della vostra spianatoia e continuate a lavorare un pochino a mano. Se si dovesse incollare ancora alle vostre mani, agevolatevi nel lavoro magari con qualche goccino di olio e lavorate sino a quando l'impasto sarà perfettamente elastico. La consistenza dell'impasto deve essere quella del tipo pane morbido, ecco, vedete, abbastanza elastico, non si appiccica più alla spianatoia. Adesso, fatta questa operazione, lasciamo riposare un quarto d'ora, 20 minuti, il nostro lavorato. Lo copriamo e lo lasciamo qui a riposare. Dopo aver fatto riposare un pochino l'impasto, iniziamo a dare forma ai nostri taralli. Preleviamo con l'aiuto del rocchetto una porzione di impasto e iniziamo a realizzare un cordone. Dovrà essere un salsicciotto piuttosto spesso, almeno un 2 cm di diametro. Tagliamo il pezzo a circa 15 cm, assottigliamo un po' le punte e chiudiamo. Proseguite in questo modo sino all'esaurimento dell'impasto. Dopo aver dato la forma ai nostri taralli, passiamo alla prima fase di cottura. Quando l'acqua non è aggiunta ancora a bollore, quindi siamo intorno agli 80-90 gradi e vedete affiorare le prime bollicine, immergete un tarallo 2 per volta. Lasciateli cadere delicatamente e attendete che vengano a galla. Nonostante siano venuti a galla, non li togliete subito dall'acqua, lasciate qualche minuto, li girate magari. Dopodiché cosa facciamo? Andiamo a scolare i nostri taralli. Adesso passiamo alla seconda fase della preparazione di questi taralli ed è forse anche la più importante.
Dopo aver bollito tutti i taralli, foderate una spianatoia con una tovaglia spessa e pulita, magari anche due, e mettetevi ad asciugare. Abbiate cura di girarli magari ogni tanto, in modo tale che si asciughino in maniera uniforme sia da un lato che dall'altro. Io vi consiglio di lasciarli asciugare per tutta la notte, in modo tale che il giorno dopo siano ben asciutti e nel forno possano crescere con più facilità. Copriteli e abbiate pazienza. Ed eccoci qui nuovamente nella mia cucina, pronte a riprendere la preparazione dei taralli. Sono passate ormai le 24 ore, vediamo come procedere. Una volta che si saranno asciugati, prendete i taralli, un coltello e andate ad incidere. Fate un taglio circolare senza arrivare fino in fondo. Ponete su una placca foderata da carta forno. Nel frattempo preriscaldate il forno. Infornate alla massima temperatura per i primi 10 minuti. Successivamente abbasseremo la temperatura a 210 gradi. Trascorsi i primi 10 minuti, abbassate la temperatura a 200 gradi, ovviamente poi regolatevi sempre con le caratteristiche del vostro forno, e proseguite la cottura sino a quando i taralli risulteranno perfettamente dorati e asciutti. E occupiamoci della glassa, quindi poniamo sul fuoco una padella piuttosto ampia e bassa, lo zucchero, l'acqua e attendiamo che inizi a sciogliersi e mescoleremo per almeno 10 minuti. Unite la vanillina e continuate a mescolare. La glassa sarà pronta quando inizierà a filare. La glassa ha cominciato a schiumare. A questo punto spegnete il fuoco e aggiungete qualche goccia di limone. Lasciamo raffreddare per alcuni minuti. Per ottenere una glassa ancora più bianca e spessa andiamo a montare a neve un albume d'uovo con un pizzico di sale. Una volta ultimato di montare l'albume, lo unite alla glassa e mescolate delicatamente. Con l'aiuto di uno sbattitore elettrico continuiamo a montare anche la glassa. Ottenuta una glassa bianchissima, andiamo a prelevare i nostri taralli che ormai si saranno intiepiditi o raffreddati e iniziamo a decorarli. Ed ecco pronti i nostri taralli pasquali all'uovo pugliesi. Se la ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate tanti like e iscrivetevi al canale. Io vi aspetto sempre qui con una nuova ricetta. Ciao e buona Pasqua a tutti!